Ciao a tutti amici, benvenuti, bentrovati qui da strumentimusicali.net. Oggi non c'è scritto per dietro perché abbiamo è stata allestita in onore di questi confronti e di questi video che facciamo qui in sede, questa meravigliosa scenografia. Adesso, questo nasce dal fatto che giustamente qualcuno di voi ha fatto notare che sembrava c'era una condizione un po', come dire, scarna, diciamo così, spoglia, e quindi adesso abbiamo pensato, anzi devo ringraziare chi l'ha fatto, mi è stata fatta questa sorpresa, mi sono ritrovato in questo contesto invece molto più, come qualcuno l'ha definito, chill. Comunque, vabbè, a me piace l'idea, insomma, che ci sia partecipazione in generale da parte vostra, da parte nostra, nei confronti di tutto questo si fa in onore poi fondamentalmente della musica e dell'amore per le tastiere. Quindi spero chiaramente sarete contenti, insomma, della differenza e volevo così in qualche modo introdurre questo video parlandovi un po' dell'idea che fondamentalmente nasce da alcune domande che mi sono state fatte molte volte, in particolare rispetto a questi due strumenti che in realtà non hanno in comune così tanto. Cioè, nel senso, allora, tutti mi hanno detto, no, secondo te è meglio prendere per studiare a casa, per la tastiera, per il rapporto tra il tasto e le mani, per qual è quello che si avvicina di più a un pianoforte vero e tutte queste cose. E molti di voi hanno parlato del P225. Il P225 in realtà è lo strumento, diciamo così, che sta un po' nel mezzo fra uno strumento stage e uno strumento da casa di Yamaha. Può essere usato in tutti e due i contesti. La tastiera è in legno, è una bellissima tastiera, ma in realtà il rapporto col tasto è abbastanza leggero. Non è molto pesante, nello stesso tempo è molto bella da suonare e stanca pochissimo. Questo è ottimo per tanti motivi, perché questo è uno strumento che si può usare in vari contesti, che sono quelli di casalinghi home studio, MIDI e tutto il resto. Ci si può studiare, alle casse è tutto un altro discorso. Qui invece, dove l'M-11 è uno strumento stage che si porta dietro invece una meccanica pianistica, vedete com'è grande qui questa parte, racchiude al suo interno il tentativo perlomeno di una meccanica pianistica. Ora, è riuscita, non è riuscita? Molti mi chiedono qual è il risultato. Il risultato è sicuramente uno strumento con un tasto importante, questo si percepisce subito, perché si sente in fondo al colpo una sorta di, come dire, conclusione e arrivo del tasto che somiglia a quello che si prova suonando un pianoforte vero, perché dentro c'è una meccanica che lo riproduce. Chiaramente questo non significa però, attenzione, che poi lo strumento, siccome digitale, sia altrettanto efficace per quanto riguarda il rapporto fra questo tipo di tasto e il suono. Cioè, quello che intendo dire è questo. Il discorso è un po' complesso, quindi prima di affrontarlo vi faccio una panoramica di quello che sono questi due strumenti, anche per farvi capire qual è la differenza che forse non tutti hanno così percepito vedendo fotografie o altri video. Questo Kawai è uno strumento da palco, pensato in modo un pochino più live, nel senso abbiamo tre sezioni, una per il piano elettrico, una per le sub che poi sono strings, pad, brass, synth e cose del genere, tutto il resto, anche mallet, qui ci sono tutte le categorie. Qui come vedete ci sono le categorie per i pianoforti, gli upright, pop, jazz, concert, qui cliccando possiamo scegliere quale campionamento utilizzare. Stessa cosa vale per i piani elettrici, se voglio usarli entrambi o voglio usarne solo uno, basta semplicemente abilitare o disabilitare la parte, la sezione. Come vedete qui abbiamo vari modelli. Insomma, la cosa è complessa, strutturata, se voglio usarli tutti e tre. Posso dosarli. Come vedete, insomma, le cose sono importanti. Poi tra le altre cose, qui sul piano abbiamo anche tutta una serie di
opzioni che riguardano la string resonance, la damper resonance e altri controlli che riguardano parametri di vario tipo insomma è uno strumento complesso. Da questo punto di vista anche di là su Yamaha abbiamo cose simili. Volevo solo farvi vedere di che cosa si tratta. Passerei a Yamaha. Qui come potete vedere siamo completamente in un altro contesto, nel senso che qui abbiamo la scelta dei suoni quando siamo sui piani elettrici, ma in modalità, diciamo, via di mezzo fra quello che è un pianoforte digitale da casa e quello che è uno stage. Qui, come vi dicevo, in fondo qui abbiamo delle opzioni, come vedete, non so se vedete il display, ma ci sono varie categorie dove possiamo, diciamo, trovare la maggior parte dei suoni che Yamaha propone anche in altri strumenti, ma diciamo che siamo più portati per come è fatto lo strumento ad utilizzare quello che c'è a portata di mano, no? I vari modelli di pianoforte. Tutto in un contesto decisamente differente da quello di prima, insomma. Tutte e due possono essere sia casalinghi che stage, volendo, perché comunque suonano bene, hanno delle opzioni che possono funzionare per lavorare dal vivo. Chiaramente qui abbiamo di fronte uno strumento molto più complesso, con molte più opzioni anche proprio in tempo reale. Abbiamo 3 sezioni, possiamo lavorare in modo un pochino più profondo su quello che è il risultato che possiamo ottenere come stage piano. Qui ci dobbiamo arrangiare, però è anche vero che qui abbiamo comunque all'interno tutta una serie di suoni che possiamo utilizzare, che fanno parte degli adders, come vi stavo facendo vedere prima, che possiamo chiaramente integrare nel nostro utilizzo live, anche se non c'è la stessa, diciamo, prestanza, diciamo proprio dal punto di vista pratico. Ma dal punto di vista sonoro, lì è una questione di gusti. Allora, io premetto questo, vi dico qual è la mia esperienza con MP11 SE. Io sono stato endorser Kawai e mi è stato dato per fare un tour. Allora, dal punto di vista della meccanica è stato un tour dove davvero mi sono trovato a poter utilizzare lo strumento quasi più come master che come voce principale di pianoforte. Non perché non mi piace la voce di pianoforte di questo strumento, è bellissimo, ci sono tantissimi strumenti dentro, ma ognuno da quel punto di vista ha i suoi gusti e si organizza come vuole. Questo strumento ha una potenza anche come master keyboard di tutto rispetto. Abbiamo a disposizione tutte le funzioni, anche abbastanza in agilità, per arrivare a usarla come una master keyboard e chiaramente con questa tastiera, i suoni interni e tutto il resto possiamo fare veramente tanto. Tra l'altro questo strumento ha questo piano, ha questo electric piano che è campionato dal vecchio electric piano che aveva fatto Kawai, che era un po' la risposta a Yamaha del CP, insomma, no? Quindi sentite che bello che è. Così è veramente semplice, semplice. Io questo l'ho usato tantissimo. Non che qui non ci siano queste opzioni, ma non c'è la cura che c'è da questa parte per certi aspetti. In entrambi i casi, come vi facevo vedere prima, abbiamo delle opzioni diciamo così, per studiare. Qui di più, perché questo è più quel tipo di strumento. Ora, tornando alla vostra domanda, no? Cioè quella che riguarda la tastiera, al di là del fatto di averli messi uno di fronte all'altro, che come ripeto, lo sto facendo più che altro per chiarire un dubbio che mi è stato, diciamo, da voi posto. Io cosa succede? Qui ho meno timbratura, come si suol dire. Però per esempio su questo modello sul CFX invece ce l'ho. Quindi fondamentalmente a livello dinamico la possibilità dinamica è simile. Con questa tastiera, con le mani, posso andare un po' più di fino. Però in realtà qui ho
ho un risultato di collegamento al, al suono un po' più come me lo aspetto. Ora, chiaramente, questo significa che a questo piano di Yamaha forse bisogna fare meno l'abitudine, mentre in questo caso bisogna fare un pochino più l'abitudine, non l'abitudine pianistica, perché questi non sono pianoforti e questa è una cosa importante da chiarire, cioè noi non stiamo suonando dei pianoforti, questi sono dei pianoforti digitali. Questo è un tentativo importante che ha fatto Kawai per cercare di portare una sensazione pianistica sul palco, però comunque rimane un suono digitale legato a questa tastiera. Hanno fatto un lavoro fantastico, io veramente devo dire che sono stati meravigliosi in questo. Tra l'altro qualità-prezzo, questo è uno strumento eccezionale. Poi dal punto di vista sonoro, ripeto, ognuno poi ha le sue esigenze dal vivo. Pop, jazz, rock, quello che vi pare, può fare qualsiasi cosa, è una questione di timbro e di voce. Se vi piace, se non vi piace, se sta nel mix come volete voi, tutte queste cose qua. Yamaha lo conoscete probabilmente meglio di Kawai perché avete avuto più esperienze e chiaramente si sa che loro hanno così un'attenzione particolare a quello che è il risultato poi finale all'interno di un mix. Anche se devo dirla tutta, io con questo strumento sto sentendo un suono un po' diverso dal solito, cioè non è un CP88 per chiarirci, cioè se dovessi fare un confronto in questo caso lo farei più volentieri con un CP88, l'abbiamo visto in tanti altri video fatti qui, fatti in precedenza sul mio canale. Questo strumento è qui perché è stato più volte chiesto questo confronto, che è un confronto, secondo me, da certi punti di vista, anche economici, un po' impari. La differenza non è enorme, e comunque chiaramente pende da questa parte, no? Nel senso che la meccanica, le opzioni, le possibilità sonore, qui abbiamo davvero tanto, è tutto di ottimo livello, cioè nel senso che possiamo unire i suoni facilmente. Abbiamo come un mixer a portata di mano, gli strumenti si trovano facilmente, voglio mettere un pad. Tolgo uno, metto l'altro, insomma. So come dire, ci siamo, anche i suoni a sé stanti sono belli, no? Come ho detto in un altro video, addirittura io per certi versi mi trovo meglio su questi suoni con questa tastiera, perché è un po' morbida e non so, morbida non è la parola giusta, direi gommosa ma nel senso buono, non è una cosa negativa e ricorda un po' il rapporto che si può avere con alcuni vecchi piani elettrici, soprattutto dopo un po' che la si suona. E, lì dipende dalla sensibilità di ognuno di noi. Questo è uno strumento un pochino più semplice, nello stesso tempo, nonostante i suoni non siano, secondo me, all'altezza di questo strumento qui, dal punto di vista del rapporto immediato che si può avere con lo strumento, c'è un bel feeling. È che è un po' leggera questa tastiera, se fosse più dura di così potrebbe somigliare di più a un pianoforte, forse sarebbe più utile anche per studiare. Così è molto comoda, però il rapporto dinamico è bellissimo, cioè si suona volentieri e bene. Da questa parte sono riuscito a non far rumore. Ritorno al pianoforte. Sentito da solo, questo qui chiaramente ha un'altra profondità. Anche perché l'audio di questo strumento è ottimo, cioè è veramente un bello strumento. Sono strumenti differenti. Ripeto, è una questione veramente
complicata quella della tastiera. Se io dovessi dare un parere personale su, dopo l'esperienza fatta con questa qui dal vivo per tanto tempo, quello che posso dire è che finito il tour, io avevo comunque le mani allenate, cioè preparate al pianoforte. Quando mi mettevo su un piano, poi avevo una sensazione abbastanza familiare, anche se la verità è che è proprio una via di mezzo fra questo e il piano, la tastiera di un CP88, semmai, non tanto questa. Oppure tra questa e questa, con questa un po' più dura, un po' più tosta. Perché? Perché questa qui ha questo ritorno un po' più lento che può in qualche modo ricordare un pianoforte, ma nello stesso tempo dipende dal pianoforte, perché se io vado sul pianoforte nuovo, ne provo spesso di pianoforti nuovi, nei negozi di pianoforti mi capita di andarci spesso, ho degli amici che ne hanno e quindi vado lì, provo, e effettivamente alcuni pianoforti moderni hanno una risposta davvero molto molto immediata, veloce. Chiaramente qui è una questione di peso, questo è troppo leggero, però la risposta non è lontanissima ormai. Quindi ecco, questa cosa qui è un po' così nebulosa, anche se in questo caso in entrambi trovate in ogni caso quello che vi serve, sono strumenti fatti bene, hanno comunque un'attenzione, come vi facevo vedere prima, entrando nei menu, qui si può andare nel dettaglio in tutti e due i casi, costruirsi un pianoforte come lo si preferisce. Per esempio, si potrebbe pensare di partire dal CFX. Adesso ho fatto un brevissimo editing, ho aggiunto un po' di armoniche, ho messo un po' di cose delle quali sentivo il bisogno. Comunque sentite che il suono è ricco, no? Qui ci sono vari suoni di pianoforte, tra l'altro, anche lì ve ne faccio sentire qualcuno. Questo è l'EX e questo è l'SK5, che a me piace molto. Qui chiaramente se volete mettere un pad, aprire il filtro, avete tutto a portata di mano, è tutto molto, molto comodo. Ci sono i vari. Sono tutti a portata di mano. Una volta scelto, avete attacco, release, cut-off. Sentite? A portata di mano, tutte queste cose qui per farle bisogna entrare nei menu, nei sottomenu, sono proprio strumenti differenti. Però, comunque, se volete spendere un po' meno e avere un buon rapporto dinamico con lo strumento, qui ci siamo. Qui, anche qui comunque abbiamo, a parte, diciamo, i suoni che possiamo unire facilmente, qui negli others abbiamo cose più complesse. Abbiamo anche cose del genere, diciamo.
non sto a entrare troppo in tutta questa possibilità. Ci sono tanti suoni che possiamo utilizzare, c'è anche un video che ho fatto già su questa tastiera. Era, era più che altro per la questione tasto. Io lì, ragazzi, è veramente una cosa talmente personale. Qui, questa sappiate che comprate uno strumento che ha una tastiera leggera. Se volete una cosa agile, piacevole da suonare, che non stanca le mani e che vi comunque vi regali un buon rapporto dinamico con lo strumento, andate qui. Se volete qualcosa di un pochino più denso e avete voglia di spendere qualcosa in più e avere uno strumento importante che però poi dovete usare, cioè nel senso che questo è uno strumento live con molte opzioni live, molte opzioni come master keyboard, come vi dicevo, quindi vedete se ne vale la pena, pesa molto, tante cose, però sotto le mani avete una sensazione molto densa, molto, mi viene densa, non so, oggi mi viene da dire densa. Comunque, quello è. Io ringrazio strumenti musicali e ringrazio sempre per queste opzioni, queste possibilità. Ditemi la vostra, ditemi che cosa volete vedere, poi vediamo se possiamo farlo. E ringrazio soprattutto, fatemi sapere cosa pensate di questa novità. Così c'è di tutto, piante, strumenti, fiori, libri, quadri, lampade, quindi insomma ditemi la vostra. Un abbraccio forte e se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, poi c'è la mia musica, i miei libri, tutte quelle cose lì. Quindi se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate lì e beh, niente, vi mando un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao.